quali sono secondo te le maggiori criticità? La criticità della comunità ponzese, la macro criticità, che è diciamo dalle origini, questa comunità che vive sull'isola ci vive dal 1730, prima l'isola per diversi secoli è stata abbandonata, e, è la monocultura. Cioè nel corso dei secoli i ponzesi si sono sempre affidati a una forma di approvvigionamento delle proprie risorse economiche. Fino agli anni 80-90 del Novecento questa monocultura è stata la pesca, in particolar modo, e anche qui la pesca a sua volta al suo interno si basava su una singola monocultura, cioè i ponzesi diciamo, hanno avuto la fase iniziale molto critica di ambientazione sull'isola. A partire dall'Unità d'Italia l'economia locale si è molto sviluppata, anche perché qui nel Settecento i Borboni avevano costruito il porto, che era poi stato un volano per l'economia locale, e nell'Ottocento fino alla metà del Novecento i ponzesi erano corallari e pescatori di aragosta. Poi, esaurite queste due risorse, si sono gettati su altre risorse, in particolar modo sulla pesca alle alici. E esaurita la pesca alle alici, sono gettati sulla pesca a pesce spada. Esaurito il pesce spada, sono finiti i pesci e i ponzesi a metà degli anni 90 non fanno più i pescatori. E adesso la monocultura è la monocultura turistica, che a differenza della monocultura della pesca ha delle criticità ancora più forti, perché la pesca comunque sia dava una serie di caratteristiche. In primo luogo l'identità, cioè il Ponzese era un navigatore, era un pescatore riconosciuto in tutto il Mediterraneo. Qui c'è stata una comunità espansa che tra l'Ottocento e il Novecento ha occupato la costa nord della Tunisia, la Sardegna, la Toscana, avevano delle buone relazioni con la Liguria. I ponzesi avevano una stazione di smercio dell'Aragosta all'interno del mercato del pesce di Marsiglia ed erano in posizione predominante. Quindi questa rete di pescatori, di naviganti, di commercio aveva creato una forte identità locale legata al mare. Quindi Ponza è un'isola di mare, non è un'isola di terra, cioè è un'isola che vede nel mare l'opportunità e la possibilità della sua vita, a differenza di altre isole che invece vedono il mare come l'ostacolo, come diciamo, come dire, la scogliera insormontabile, e quindi si chiudono un po' in se stessi. Adesso il turismo è un'industria estrattiva e quindi la prima cosa che fa è estrae l'identità dei luoghi per piallarla e rendere tutto omologato e omologante. E quindi adesso la forte criticità è che i ponzesi non hanno più una visione di loro stessi, non hanno più una visione di qual è il loro futuro e si basano su un'economia di turismo stagionale, perché non avendo una visione non hanno una pianificazione, e che crea un'economia di rapina e di sfruttamento, soprattutto rispetto alla risorsa che hanno sempre usato, il mare. Cioè, qui non c'è una voglia di valorizzare il bene mare, non c'è la voglia di coltivare quelle che sono le proprie peculiarità identitarie, ma c'è solo lo sfruttamento intensivo del bene mare. Diciamo, questa è la macro criticità.